eccoci alla seconda parte del progetto. Come vi dicevo, abbiamo finito il corpo con due giri da 18, quindi oltre al giro di diminuzione abbiamo fatto due giri ulteriori da 18 maglie basse. A questo punto reinseriamo il nostro segnapunti. Eccolo qua. Ho già fatto il primo punto. E continuiamo la lavorazione. A questo punto dobbiamo ricominciare gli aumenti per fare la testa. Come vi dicevo, non ci saranno stacchi, quindi lavoreremo in continuità e a questo punto per fare la testa dobbiamo ricominciare ad aumentare le nostre maglie. Da 18 dobbiamo passare a 24. Come facciamo? Facciamo una, due, tre e 4. Quindi facciamo due maglie basse, poi nella terza facciamo un aumento. 1, 2, 3 e 4. Due maglie basse, una e due, e nella terza facciamo un aumento. Una e due, e nella terza facciamo un aumento. Una e due, nella terza facciamo un aumento. Credo che siamo arrivati alla fine del giro. Una e due, e nella terza facciamo un aumento. Da 18 siamo passati a 24. Con la stessa logica, ma aumentando ovviamente l'intervallo delle maglie basse, dobbiamo arrivare a 30. Una, due, tre, 4 e 5. Una, due, tre, 4 e 5. Una, due, tre, 4 e 5 e così via. Praticamente dobbiamo utilizzare questa logica fino ad arrivare a 54 maglie. Quindi mentre in questo giro sono 3 maglie alte e un aumento, nel prossimo saranno 4 maglie alte e un aumento, nell'altro ancora saranno 5 maglie alte e un aumento, nell'altro 6 maglie alte e un aumento, 7 maglie alte e un aumento, e credo che ci siamo arrivati perché 7 maglie alte e un aumento significa 9 per 6 54, quindi dovremmo essere già arrivati. Però adesso io continuo e nel frattempo vi metto lo schema di come proseguire nella lavorazione. Arrivati a 54 maglie dovremo ripetere il giro da 54 maglie per ben 11 volte. Quindi una volta finito il giro da 54 maglie, poi i giri da 54 maglie, poi ci rivediamo per vedere come proseguire per le diminuzioni in modo da arrivare poi alla calotta della testa. Allora, ricapitoliamo. Adesso dobbiamo aumentare fino ad arrivare a 54 maglie. Una volta arrivati a 54 maglie basse, proseguiamo per 11 giri. Dopodiché iniziamo le diminuzioni per fare proprio la forma tonda della testa. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, io ho finito di fare gli 11 giri come vi dicevo, adesso dobbiamo applicare gli occhietti di sicurezza, quindi dobbiamo prendere più o meno il centro del viso, vedete? In questo modo. Adesso questo potrebbe essere il centro, tra la terza e la quarta riga, quindi tra la terza e la quarta riga, dobbiamo andare a mettere gli occhietti. Allora aspettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui dobbiamo mettere gli occhietti. Quindi non tra la terza e la quarta, tra la quarta e la quinta riga. Allora,
Ammettiamo che il primo occhietto lo dobbiamo mettere qua, poi lasciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel nono andiamo a mettere l'altro occhietto. Controlliamo il risultato per vedere se ci piace o se sono decentrati gli occhi. Nel mio caso mi sembrano un po' decentrati, quindi io li sposterei di uno, vediamo un po' cosa succede. Queste sono prove che dovete fare fino a trovare il bilanciamento perfetto. Ecco qua, vedete? Sì, adesso sono perfettamente centrati, quindi io posso fissare gli occhietti. Come li fisso? Con le cupolette posteriori, quindi adesso vado a mettere la cupoletta da una parte, la cupoletta dall'altra, e queste cupolette è impossibile poi toglierle, quindi come vi dicevo, se dovete fare anche una bambola che è destinata ai bambini, alle bimbe più piccole, o un pupazzo che è destinato ai bimbi più piccoli, potete utilizzare questo sistema e sicuramente gli occhietti non verranno via. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare alle diminuzioni. Quindi con lo stesso criterio che abbiamo utilizzato per le braccia, andiamo a operare delle diminuzioni. Facciamo una, due, anzi scusate, questa era già fatta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dopo la settima prendete le asoline delle successive due maglie basse e fate una maglia bassa e lo fate per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi prendete le due asoline. Allora lo fate per tutto il giro, poi proseguite per un paio di giri facendo la sequenza solita. Quindi, allora, in questo giro sono 7 e una diminuzione, nel prossimo sono 6 e una diminuzione, nell'altro ancora saranno 5 e una diminuzione. Ci vediamo a quel punto. Eccoci, perché vi ho detto ci vediamo dopo un po' di giri? Adesso, come vedete, la circonferenza della testa si sta cominciando a restringere e quindi dobbiamo procedere con l'imbottitura. Prendiamo un po' di imbottitura e la mettiamo dentro. E adesso vi faccio vedere anche che cosa farò. Quindi metto dentro un po' di imbottitura, lasciando fuori, ecco, tiriamo fuori un po' questo filo. Allarghiamo la solina così non si scuce, mettiamo un po' di imbottitura bene nel corpo, la facciamo scendere bene nel corpo e dopodiché, anche se mi sono dimenticata di elencarlo nei materiali iniziali, vi faccio vedere cosa faccio. Metterò questo bastoncino di colla dentro così. Cerchiamo di metterlo più dritto possibile, dopodiché imbottiamo tutto intorno. A cosa serve questo bastoncino di colla? Per evitare che il collo vada troppo in giro. Quindi anche se abbiamo imbottito bene, dobbiamo far sì che il collo rimanga abbastanza rigido e quindi mettiamo questo bastoncino che va proprio a congiungere il punto tra la testa e il corpo e quindi nel momento in cui noi andiamo a imbottire fa sì che aiuti a mantenere fisso il collo della bambola per evitare che si pieghi, appunto. Come vedete io sto cercando di far entrare l'imbottitura tutta intorno al bastoncino in modo che rimanga fermo, così, e così guardate è abbastanza rigido il collo. Adesso imbottirò un altro pochino, poi continuiamo a fare le diminuzioni, ecco, così, vedete il collo rimane bello rigido. Continuiamo a fare le diminuzioni e poi faremo un altro rabocco dell'imbottitura quando saremo arrivati alla fine, anche se poi i punti alla fine non saranno precisissimi, non è importante perché come sapete poi dobbiamo mettere la copertura della parrucca, quindi a quel punto possiamo anche, diciamo, se sbagliamo un punto o comunque se ci scappa un pochino di imbottitura durante la lavorazione non è un problema, per il semplice fatto che nel momento in cui avremo la parrucca non si vedrà più niente.
Allora, io a questo punto vi direi che vado avanti fino alla chiusura della testina, proseguendo con la logica che vi ho spiegato. Quindi, quando siamo partiti da 54 maglie, avevamo 7 maglie basse e una diminuzione, poi 6 maglie basse e una diminuzione. Adesso qua sono a 5 maglie basse e una diminuzione, adesso mi mancano 4, 3, 2, 1 e poi abbiamo chiuso la testina. Quindi io vado avanti e ci vediamo quando ci sarà la testina chiusa. E così abbiamo finito il corpo della bambola, vedete? Allora, abbiamo le gambine modellate, abbiamo i fianchi, il cavallo leggermente aperto e poi abbiamo le braccia, la testa perfettamente rotonda. Come vi dicevo, ho fatto un po' fatica a fare ovviamente l'ultimo giro perché c'è l'imbottitura, c'è l'apertura stretta e tutto quanto, per cui insomma diventa un po' complicato, per cui vi ho risparmiato anche l'agonia che ho dovuto passare, diciamo, per fare questa operazione qua. Adesso prendo il filato per fare i capelli e iniziamo a fare la parrucca, così poi questa parte qui, dove c'è un piccolissimo, come dire, un piccolissimo groviglio, verrà coperta dalla parrucca. Ci vediamo fra poco. E siamo pronti per partire con la realizzazione della parrucca. Quello che ci serve per realizzare la parrucca sono il nostro uncinetto del 2,5, un segnapunti e poi ci serve il filato del colore che abbiamo scelto per i capelli. In più ci serve una montagna di pazienza e adesso capirete perché. Allora, facciamo il nostro cerchio magico e partiamo con le nostre maglie basse. All'interno del cerchio devono esserci 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo e chiudiamo il cerchio. Adesso mettiamo dietro il lavoro il filo che abbiamo tirato e andiamo a lavorare le maglie. Come le lavoriamo? Soltanto nella asoletta posteriore, quindi andiamo a fare 2 maglie basse per ognuna delle 6 maglie basse del giro precedente, ma prendendo soltanto la solina posteriore, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E 12. Ecco qua. Adesso ricominciamo e facciamo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15, 16, 17 e 18, sempre nella solina posteriore. Vedete che vengono in rilievo le soline anteriori perché abbiamo lavorato soltanto in quella posteriore. Facciamo gli ultimi 2 giri facendo, no scusi, scusate, gli ultimi 3 giri, 1, 2 e 2 aumenti, e un aumento, scusate, 1, 2 e un aumento, 1, 2 e un aumento fino alla fine del giro. Poi facciamo 3 e un aumento, poi facciamo 4 e un aumento e a quel punto ci rivediamo. Arrivati alla fine dei nostri giri, come vedete, si è formata questa bellissima spiralina e sono tutti i punti che non abbiamo, tutte le asoline che non abbiamo preso quando abbiamo lavorato soltanto nella solina posteriore.
A questo punto questi ci serviranno dopo. Allora, io il marcapunti non l'ho usato perché appunto dovendo arrivare soltanto a 36 punti, come vi dicevo appunto, contare mentre lavoro mi aumenta la concentrazione. Il marcapunti lo consiglio soprattutto a chi è principiante per avere diciamo, per avere la certezza che non sbaglierà all'inizio del giro. Perché come vedete qua è molto importante mantenere anche la serpentina che si è creata, la spiralina, ecco, che si è creata, proprio perché poi ci andremo a lavorare sopra. Allora, a questo punto dobbiamo iniziare a fare i nostri ricci. I nostri ricci, che sono quella parte che vi dicevo che richiede, oltre ai materiali che vi ho elencato, una pazienza veramente infinita, perché noi abbiamo adesso 36 maglie qua, dobbiamo fare 18 ricci, come? Facendo 50 catenelle, 52 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 51 e 52, ecco qua, e siamo alle 52, quindi saltiamo le prime due e nella terza andiamo a fare una mezza maglia alta, poi facciamo ancora una mezza maglia alta e faremo una mezza maglia alta per tutte le catenelle che abbiamo realizzato, quindi alla fine avremo complessivamente 51 mezze maglie alte. Adesso vi faccio vedere che cosa succede mentre lavoro, perché molte magari si chiedono come si fa a fare la ricciatura dei capelli. In realtà non c'è nulla di più semplice, perché specialmente con l'acrilico l'effetto è molto accentuato. Aspettate che ho preso male il filo e voglio un lavoro perfetto. Allora, proseguiamo facendo la prossima. Ecco. Quindi nel momento in cui andiamo a lavorare, il lavoro si curva da solo. Guardate cosa succede man mano che lavoro. Vedete che si sta curvando? E vi dicevo, questo effetto è molto più accentuato con l'acrilico piuttosto che con il cotone, anche se anche con il cotone l'effetto viene bellissimo. Nel caso in cui si dovesse voler accentuare ulteriormente l'effetto del riccio, si potrebbe tranquillamente fare due mezze maglie alte, magari soprattutto sulle punte, proprio per incrementare l'effetto riccio, però a me piace così perché comunque preferisco i capelli un po' mossi, come i miei peraltro. Vedete? Io sto proseguendo e nel frattempo il lavoro si arriccia. Se lo tirate ovviamente poi un pochino il riccio si perde, per cui vi consiglio di maneggiarlo il meno possibile mentre state lavorando, così avrete questo effetto meraviglioso del ricciolino che cresce sotto i vostri occhi. Io nel frattempo sto cercando di intrattenervi perché come vedete il lavoro è lungo e pensate quanto è lungo doverlo fare per 18 boccoli. Adesso vi faccio capire il perché, adesso vi faccio capire come prosegue il lavoro. Questo lo voglio fare insieme a voi, poi gli altri naturalmente li farò in autonomia. Ci rivedremo poi quando dobbiamo iniziare a lavorare sulla spiralina che si è formata quando abbiamo lavorato soltanto nella solina posteriore. Io vado ancora avanti, ci stiamo arrivando, siamo a più di metà del nostro percorso. Fare una parrucca di queste richiede un certo tempo e soprattutto, come vi dicevo, una pazienza titanica. Però volete vedere la soddisfazione? È bellissimo. Tra l'altro molti fanno i capelli soltanto nella parte, diciamo, nella parte visibile perché li coprono con il cappello. La filosofia di questa bambola è che deve essere completamente spogliabile, quindi cioè ogni pezzo si deve poter togliere e quindi non deve rimanere, diciamo, la parte vuota della testa quando si toglie il cappellino, per esempio. Voglio che sia una bambola completa anche senza il cappellino, cioè una di quelle bambole con cui giocare, non da tenere in esposizione.
L'ho fatta così perché cercando su internet delle bambole per le mie bambine, ce n'erano alcune che però erano molto plasticose e il vantaggio di questi giocattoli fatti a mano è che sono sicuramente ecologici, sostenibili a chilometro zero e sicuramente fanno bene non solo a chi li riceve ma anche a chi li fa perché appunto l'uncinetto è un'ottima tecnica di rilassamento. Ho parlato troppo, vado avanti. Siamo arrivati alla fine delle 50 catenelle. Allora cosa faccio? Entro nel punto successivo e faccio una maglia bassissima e mi sposto ancora con una maglia bassissima nel punto ancora successivo e faccio la stessa cosa che ho fatto adesso, quindi faccio le mie 52 catenelle, a partire dalla terza faccio tutte le mezze maglie alte, poi ritorno diciamo dove sono partita con la catenella, nel punto successivo faccio una maglia bassissima, mi sposto ancora nel punto successivo con un'altra maglia bassissima e rifaccio le 52 catenelle. Questo lo devo fare per tutto il giro. Essendo 36 maglie, alla fine di questo giro io avrò 38 di questi ricci. Scusate, 18 di questi ricci. Alla fine di questo giro poi dovremmo ricongiungerci alla spiralina per poter lavorare poi tutta la parte, diciamo, di riempimento della calotta della testa, ma ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, con pazienza, come vi dicevo, sono riuscita a concludere la prima fila di ricciolini, vedete che bellino che è? Adesso dobbiamo proseguire con la seconda fila di ricciolini, però dobbiamo fare questo tipo di lavoro qua. La mettiamo così al contrario, la parte della parrucca. Dopodiché, vedete questo, dove c'è vedete, la prima solina del giro, entrate e fate una maglia bassissima. Da lì praticamente cominciamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, saltando sempre una maglia di base, saltando sempre quindi, allora, una sì e una no, una sì e una no, una sì e una no, per altri 15 volte. Adesso facciamo questo insieme e poi dopo vi spiego il resto. 2, 3. Allora, adesso rifacciamo la stessa cosa, quindi dobbiamo avere un attimo di pazienza che rifacciamo tutte le maglie e nel frattempo vi spiego cosa succede dopo. Dopo aver fatto questi 15 ricciolini, quindi con la stessa logica di quella che abbiamo utilizzato prima, fate un ricciolino, poi maglia bassissima nella maglia bassa scusate, nella solina successiva e poi proseguite. Lo fate per 15 volte che corrispondono alle 30 maglie del quinto giro che abbiamo fatto. Dopodiché, a seguire, vedrete che la spiralina non si interrompe, ma dopo il quindicesimo ricciolino, dovete proseguire in questo modo. Allora, fate il vostro ricciolino, maglia bassissima, maglia bassissima, maglia bassissima, fate il nuovo ricciolino. Quindi, anziché saltare una maglia di base, ne saltate due. Non so se sono stata chiara, però comunque eventualmente poi ve la metto in uno schema riassuntivo. Comunque la logica è esattamente la stessa che avete visto fino ad ora, l'unica cosa è che anziché saltare una maglia di base, ne saltate due. E adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate che bello questo ricciolino, vedete come si sta arricciando? È sempre molto bello vedere l'effetto che fa, perché tra l'altro in ogni ricciolino non è detto che la lavorazione va la stessa, perché un po' cambia la tensione della mano, un po' cambia anche forse lo spessore del filato, un po' cambia come tenete voi il lavoro, insomma tutte queste variabili fanno sì che il ricciolino si arricci, scusate il bisticcio di parole, di più o di meno. In questo caso si sta arricciando tantissimo, vedete che bello? Pensate adesso a tutta questa bella massa di capelli che finiscono sulle spalle della bambola, con tutti questi riccioli che si intersecano tra di loro, è veramente bello. Siamo quasi alla fine del giro, così vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Ecco qua, ci siamo quasi.
ecco qua. Adesso praticamente quello che vi dicevo, saltiamo una maglia e facciamo una maglia bassissima nella successiva e poi rifacciamo esattamente la stessa cosa. Finite le 15, i 15 ricciolini, andremo a lavorare anziché ogni 2 maglie, ogni 3 maglie, e tutto questo per tutta la durata della spiralina, cioè quindi per tutta la lunghezza della spiralina, vedete? Fino ad arrivare al centro. Quindi questa riga qua sarà fatta sempre con una sì e una no, una sì e una no. A partire da questa, quindi dalla seconda, e fino alla fine faremo una sì e due no, una sì e due no. Quindi a questo punto vi direi che ci vediamo alla fine di questo lavoro. Ecco, io sono andata un po' avanti, ma ne approfitto per intanto per farvi vedere come viene, vedete? Quindi praticamente ho fatto questi 4 riccioli in più, ma devo continuare per tutta la riga fino ad arrivare a 15. Allora, vi faccio notare anche che rispetto a questi, quelli che abbiamo fatto per primi, sono nella direzione contraria, ma questo non è un problema perché immaginate che quando poi la monteremo la parrucca, questi andranno indietro, quindi è giusto che siano così. E anche quelli che dovessero rimanere sotto, non vi preoccupate perché verranno coperti comunque da quelli che noi andiamo facendo pian piano quando andiamo a riempire tutto il cerchio. Quindi è corretto che sia così, vi rassicuro perché appunto è il tipo di lavoro giusto che dovete fare. Ricapitolando ancora una volta, mi raccomando, in questa riga dove dovete fare 30 riccioli, dovete fare sempre una maglia sì e una maglia no, fino alla fine del giro. Poi dal giro successivo in poi, quindi finiti i 15 ricciolini, dovremo lavorare una maglia sì e due no, fino alla fine, quindi fino a questo punto qua in cui finisce tutta la spiralina, vedete? Allora io adesso proseguo e ci vedremo quando la parrucca sarà finita per il montaggio definitivo sulla testa della bambola. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, io ho finito la parte della parrucca, come vedete io ho riempito tutti gli spazietti, vedete? Ho fatto diversi giri di ricciolini in modo da riempire tutti gli spazi. Adesso cosa faccio? Con gli spilli comincio a fissarla alla testa della bambola. Ovviamente la parte centrale della parrucca la faccio corrispondere con la parte centrale della testa e faccio questo lavoro qua. Metto magari più di uno spillo in modo da fermarlo bene. Dopodiché sollevo tutti gli strati successivi al primo dei capelli, in questo modo, e vado a fissarli. Comincio dal centro della testa dietro, così, e con uno spillo fisso ciocca per ciocca. Iniziamo con questa ciocca, poi mettiamo questa, poi mettiamo ancora questa, poi mettiamo quella successiva, questa qui, cercando di andare in continuità, così. Andiamo ancora in continuità, in questo modo andiamo a mettere tutti gli spillini. Adesso procediamo un pochino da questa parte. Ecco qua, fissiamo anche questa, così, e poi torniamo dall'altra parte. Allora, ne abbiamo fissate quante? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Questo è il filo che ho lasciato lungo ovviamente per poi cucire tutte le ciocche. Qualcuno le incolla anche, ma io preferisco cucirle perché viene un lavoro più pulito.
Le abbiamo fissate quasi tutte, ne sono rimaste due, e infatti ne devono rimanere due, che sono quelle che poi cadranno un po' così e che sposteremo, le metteremo un pochino sopra gli altri capelli in modo da creare proprio l'acconciatura. Vedete? In questo modo qua. Già si comincia a vedere l'effetto, già si comincia, ecco, così si vede meglio, già si comincia a vedere l'effetto, vedete? Quindi il capello che rimane libero lo mettiamo poi sopra gli altri in modo da creare un po' l'acconciatura. Allora, a questo punto io ho già infilato l'ago, se lo trovo, eccolo qua, l'ho trovato. Ho già infilato l'ago, quindi partendo dal centro della testa dove mi trovo, magari è anche un po' troppo lungo il filo, vediamo se dobbiamo accorciarlo poi, adesso vediamo. Partendo dal centro della testa mi sposto verso i riccioli, quindi scendo, 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 mi posiziono qui. Vedete? Faccio uscire l'ago, è facile farlo uscire perché comunque la testina non è durissima, per cui riesce a passare tranquillamente. E con questo lavoro qua, guardate, cucio questo, poi vado in quello successivo, poi torno indietro, vado su quello successivo, vado indietro, vado su quello successivo e così via fino a farli tutti. Dobbiamo cucirli tutti mantenendo più o meno la distanza e la proporzione, diciamo, in modo da avere un lavoro tutto omogeneo. Credo che si riesca a vedere. Sì. Vedete? Quindi torno indietro sullo stesso, vado avanti e cucio. Torno indietro sullo stesso, vado avanti e cucio. Vado indietro, avanti e cucio e così fino alla fine. Io non vi vorrei annoiare, quindi direi che finisco questo lavoro da sola e poi ci vediamo per proseguire insieme. Io ho finito tutte le cuciture, vedete, ho anche tolto gli spilli, quindi adesso questa rimane la parte della testa posteriore. Adesso faccio scendere tutti i capelli e come vedete ho questa situazione qua. Adesso io risalgo un attimo su per andare a cucire intorno alla calottina. Bastano dei piccoli punti anche abbastanza distanziati perché ovviamente tutta la parte sotto già la tiene ferma, però se volete fare un ulteriore giro, soprattutto se questo giocattolo è destinato a una bambina un po' più piccolina, questo vi dà l'ulteriore sicurezza della durata dell'oggetto. Ecco qua. Direi che ci siamo quasi, facciamo tutto il giro della testina. Ricordiamoci di togliere lo spillo, gli spilli superiori, eccoli qua. Andiamo avanti fino alla fine, dopodiché chiudiamo nascondendo il filo tra i capelli. Allora, io qua, non so se vedete, ho appena accennato un ricamo degli occhietti. Non ve l'ho fatto vedere perché era la prima volta che lo facevo. Però se ne trovate tantissimi tutorial su come ricamare gli occhietti, in realtà è una cosa semplicissima. Sono partita da un punto e ho fatto due righettine proprio sopra l'occhio, una righettina nere sopra l'occhio e una righettina bianca sotto l'occhio, giusto per avere un accenno di ricamo dell'occhietto. Però se avete la necessità posso fare un piccolo tutorial, magari uno short per farvi vedere come si ricamano gli occhietti. Ecco qua. Adesso entriamo ancora una volta. Ops, ho preso dentro il braccino. Comunque avete visto il filo era lungo, però diciamo che è servito praticamente quasi tutto
perché abbiamo fatto diversi giri. Ecco, giusto per sicurezza, io preferisco fare un punto in più piuttosto che uno in meno. Ecco qua. E con questo direi che la bambola è quasi conclusa. Dico quasi perché manca solo da ricamare il nasino e adesso lo facciamo. Adesso lasciatemi un attimo il tempo di andare a prendere il filato. Intanto vi faccio vedere i capelli della bambola. Possiamo metterli un po' più in avanti, così, in questo modo. Guardate che bella. Possiamo cambiargli proprio l'espressione come vogliamo in base a come teniamo i capelli. Questo lo possiamo mettere qui, lo possiamo mettere dall'altra parte. Guardate che meraviglia. Adesso prendo il filato di questo colore e ricamiamo insieme il nasino. Ed eccoci qua. Adesso sto ricamando il nasino, vedete? Allora, mi posiziono a 1, 2, 1, 2, 3, al quarto, poi ne salto uno e passo al sesto. Faccio passare l'ago, ho fatto un piccolo nodino che poi si nasconderà all'interno, vedete? Lo tiro così poco poco e faccio un po' di giri. Riuscite a vedere? Sì. Ecco qua. Adesso prendo il filo e lo faccio passare così. Il nasino, come vedete, è piccolino piccolino perché mi piacciono così, i nasini molto molto piccoli appena accennati. Ok, e ho finito. A questo punto lo tiro fuori, così tanto questo è difficile che si riesca a scucire, e ho finito il viso. Cosa ci manca adesso? Diamo un po' di colore alle guance. Io ho preso degli ombretti, ne prenderò un pochino con il dito e lo passerò delicatamente sulle guanciotte. Da una parte, proprio sotto l'occhio, vedete? Ne allargo un pochino con il dito, senza andarci molto pesante. Questo è un rosa carico, quindi non faccio una roba molto pesante perché altrimenti risulta appunto poco bello. Faccio da una parte e dall'altra, con il ditino sporco lo passo sul nasino in questa maniera, in modo da dare un minimo di ombreggiatura anche al nasino e la nostra bambola è terminata. Adesso io questo tutorial l'ho finito. Quello che faremo nei prossimi video è fare tutto il guardaroba di questa bambola, quindi cominceremo dalle scarpine, poi faremo il vestitino e lavoreremo sia con la maglia sia con l'uncinetto, quindi utilizzeremo i ferri circolari per fare i vestiti, alcuni dei vestitini e le giacche e utilizzeremo l'uncinetto per fare anche vestitini e accessori. Quindi intanto se vi è piaciuto questo tutorial vi invito a lasciare un like e a lasciarmi un commento se avete voglia di comunicare con me, a contattarmi sui miei social che trovate nell'info box e nel caso appunto in cui siate interessati ai prossimi tutorial vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare la campanella in modo da non perderne nessuno. Intanto come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!